Ed ecco qua con un altro video, io sono Issam e oggi vediamo un monopattino da 500 watt stra consigliato, il Lautier ES8. Ho detto che è straconsigliato? Sì, straconsigliato. Questo video è in collaborazione con cdkoffers.com. cdkoffers.com è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, PlayStation, Xbox o anche PC. Usa il codice sconto ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi Halo, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office, Warcraft, FIFA 21, Fortnite e tanti altri. Come si fa? Molto semplice, registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per il software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Iniziamo subito a dire che il Lautier ES8 monta un motore con un assorbimento da 500 watt e rispetta la normativa sia con la potenza del motore ma anche con tutto quello che adesso andremo a vedere nel video, ma ha delle cose molto particolari. E non sto parlando del motore che sì è da 500 watt, ma ho avuto il dubbio, devo essere sincero, all'inizio, perché ha una spunta, una coppia veramente forte e riesce ad arrivare anche a 53 km all'ora a vuoto e tocca i 50 all'ora quando è sbloccato. Adesso andremo a vedere come sbloccarlo ed è legale ovviamente se lo sbloccate, ma la normativa ovviamente dice di non andare a più di 25 km all'ora in strada. Mi sono piaciuti tantissimo gli ammortizzatori sia davanti che dietro, non solamente come ammortizzatori ma anche la forcella come montata rinforza tantissimo il blocco dello sterzo davanti ma anche dietro. Infatti questa geometria dà una forza, una robustezza a questo monopattino che altri non hanno. Non solo, questo monopattino ha delle gomme tubeless, quindi senza camera d'aria. Come potete notare si vede che tipo di gomme che monta. Sono gomme da fuoristrada con un diametro da 10 pollici e una larghezza da 4 pollici. Non solo, vedete che hanno una spalla molto alta e solamente questo ammortizza tantissimo. Anche se non avesse gli ammortizzatori questa gomma è fantastica, non solamente fuori strada ma anche in strada, e piegare nelle curve con questo monopattino è un piacere unico. E come al solito purtroppo nel sito, che vi lascio linkato nella descrizione del video, alcune caratteristiche tecniche sono sbagliate. Infatti loro dichiarano un peso totale di 27 kg, in realtà il peso è di 24,5 kg. Ecco, questo però senza il sellino che ho tolto, probabilmente arriva a 25-26 kg con il sellino. E per quanto riguarda la rimozione del sellino è molto semplice, bisognerebbe solamente togliere queste 4 viti e rimuoverlo. Purtroppo non si può comprare senza sellino, quindi se dovessero permettere nella prossima normativa
il sellino potete eventualmente utilizzarlo. Mi piace anche tantissimo la qualità di costruzione, non solamente esternamente le rifiniture eccetera eccetera, ma anche come è stata montata la batteria all'interno, che non appoggia su questa parte in plastica, ma viene appesa direttamente sulla scocca in lega di alluminio. Questo potentissimo motore, continuo a dire potentissimo perché mi ha davvero impressionato, ripeto, non ci credevo neanche che fosse da 500 watt, e alimentato da una batteria a 48,1 volt, quindi 13 celle in serie da 15,6 Ah, che gli dà una autonomia che va da 40 a 55 km, e il monopattino arriva con un caricabatterie da 54,6 volt a 2 A, quindi riesce a ricaricare la batteria in circa 7-8 ore. Il caricabatterie è fornito direttamente con una presa europea, e per quanto riguarda il connettore è un connettore XLR, e il connettore della batteria sul monopattino si trova nella parte inferiore destra, e qui abbiamo un piccolo sportellino per chiudere il connettore. Il monopattino arriva provvisto già di certificazione CE, c'è anche il manuale di istruzioni completo dove c'è tutto tranne la parte dello sblocco che adesso vi faccio vedere, e arriva anche con qualche chiavetta a brugola che in realtà non mi sono servite tranne per togliere il sellino, perché anche questa cosa mi ha impressionato positivamente in questo monopattino. Non ho avuto assolutamente bisogno di registrare nulla, né freni né niente, era tutto perfetto. Non solo, una cosa che mi ha impressionato ancora di più e il packaging, perché è arrivato perfettamente avvolto e custodito in questo pacco in polistirolo in maniera maniacale, cosa che mi ha fatto molto piacere, perché con questo packaging è impossibile che possa arrivare danneggiato. Il manubrio è di altezza regolabile, mi piace tantissimo il fatto che la parte che viene stressata di più è rinforzata, più larga. Non solo, abbiamo l'apertura chiusura del manubrio particolare, simile a quella del E-Swing ES8, che mi piaceva davvero tanto perché è molto sicura. Non solo, qui sopra abbiamo un gancio che potremmo utilizzare per agganciare un sacchetto o qualche cosina che stiamo trasportando, che serve anche a bloccare il manubrio in posizione così da poterlo sollevare facilmente. Anche i cavi sono molto protetti e soprattutto non subiscono nessuno stress durante l'estensione o la distensione del manubrio. I freni in questo monopattino sono 3, un freno a disco davanti e un altro dietro, oltre al freno motore davvero molto potente. Ok, adesso proviamo il freno motore solamente dell'ES8, che è veramente potentissimo. A che velocità sei? 24, 25, freno. Solo freno motore? Wow, che forza! Il freno a motore entra appena tocchiamo la leva dei freni, sia davanti che dietro. Nella maggior parte delle volte che ho dovuto frenare anche a 50 km/h ho dovuto solamente toccare il freno davanti, e il freno davanti ovviamente, se lo spingo fino in fondo, andrà a frenare con il freno a disco davanti e il freno a motore, ma il freno a motore nella maggior parte delle volte, come avevo detto, è stato sufficiente per frenare in tempo. E qualcuno potrebbe, specialmente all'inizio, trovarlo un po' forte, ma vi assicuro che questo freno, come fatto così, potrebbe salvarvi la vita eventualmente se dovete frenare all'improvviso, perché non fa scivolare il monopattino. Il manubrio è un semi manubrio, ma è molto rigido perché viene fissato tramite queste ghiere a molla che si avvitano una volta che sono arrivate a livello. Sulla parte destra del manubrio abbiamo l'acceleratore. L'acceleratore, come potete notare, non fa partire il motore da fermo, e purtroppo non abbiamo nessuna possibilità di cambiare questa cosa, quindi non abbiamo lo zero start. In mezzo abbiamo il display multifunzione che non ha tante funzioni, non si possono cambiare tante cose. Ecco, abbiamo il bottone on off per accendere e spegnere il monopattino, si accende e si spegne tenendolo premuto, e se clicchiamo il bottone una volta possiamo accendere e spegnere le strisce LED sulla pedana, che sono davvero molto potenti, si vedono anche
molto bene sotto i diretti raggi del sole, mentre il bottone mod a fianco serve per cambiare limite di velocità. Sulla parte sinistra del manubrio abbiamo il bottone di accensione e spegnimento delle luci LED davanti e dietro. La luce dietro lampeggia quando premiamo la leva del freno. Un'altra cosa che ho apprezzato tanto in questo monopattino, e secondo me dovrebbero averlo tutti i monopattini, sono le frecce direzionali, che purtroppo sono di colore rosso ma sono comunque molto visibili, e quello che invece non mi è piaciuto in questo monopattino è il suono del clacson. Se teniamo premuto il bottone mod possiamo passare da chilometri all'ora a miglia all'ora, e se riclicchiamo un'altra volta possiamo tornare a chilometri all'ora. Se premiamo un'altra volta il bottone mod passiamo dalla modalità eco alla modalità power, che arriva a 18 km all'ora e a vuoto. Come potete notare adesso ho insistito con l'acceleratore ed è entrato in funzione il cruise control, cosa che purtroppo non si può escludere. Dico purtroppo perché a me non piace il cruise control, specialmente se entra in funzione quando siamo a 45 km all'ora. Se clicchiamo un'altra volta, come potete notare, adesso arriva a 25 km all'ora perché è bloccato, e per sbloccarlo basta spegnerlo, spingere la leva dell'acceleratore fino in fondo e premere la leva del freno il più possibile, e poi tenere premuto accendere il monopattino. A questo punto esce questo codice di errore 09E. A questo punto, dopo qualche secondo, mollo il freno e la leva dell'acceleratore, e come potete notare adesso se accelero arriva addirittura a 52, o se carica la batteria addirittura a 53 km all'ora. Il cruise control entra in azione dopo 15 secondi che teniamo in una certa posizione l'acceleratore, e ovviamente si disinserisce in automatico se acceleriamo un'altra volta o se premiamo la leva del freno. E adesso proviamo la solita salita con il Lautier ES8. Ora sono a 24, 25, 26, continua a salire, 26, 27. Quanto? 27. 27. Il carico massimo che può sopportare questo monopattino è di circa 120 kg e li può sopportare sia come struttura ma anche come spinta, perché di potenza ne ha. La cosa che in realtà avrei voluto che fosse migliore è la larghezza della pedana nella zona anteriore, perché un monopattino, ricordo, che va guidato con una gamba davanti e una gamba dietro, mai a gambe unite, altrimenti se premete la leva del freno vi ribaltate. E se seguite il canale avete visto altre recensioni di monopattini e biciclette elettriche. Questo monopattino non fa eccezione, quindi ha un grado di impermeabilità IP54, quindi si può guidare in una leggera pioggia, le pozzanghere non ci sono problemi, non si può lasciare sotto la pioggia e non si può immergere. E se volessi tirare fuori qualche cosa che non mi è piaciuta in questo monopattino, sarebbero il fatto di non poter togliere il cruise control. A me non piace il cruise control sinceramente, tranne se a bottone come nell'Erlang. Anche lo zero start che non si può purtroppo attivare, cosa che io preferisco. Queste due cose sono fondamentalmente i contro di questo monopattino, oltre alla pedana stretta davanti. Ecco, però i pro sono veramente incontabili, non si possono contare. Con questo monopattino potete andare dovunque, fuori strada, in strada, le buche non le vedete neanche, potete saltarci sopra, non le sentite neanche. È molto stabile, specialmente su strade disastrate e anche in curva. Il motore da 500 watt potentissimo, e anche l'autonomia della batteria, e ovviamente il fatto che rispetti completamente la normativa vigente, e per ultimo il fatto che costa solamente 489 con il coupon sconto che vi lascio nella descrizione del video, fa sì che questo monopattino sia un best buy di oggi. Arriva in circa una settimana, da 3 a 7 giorni a seconda di dove siete in Italia, e ce ne sono purtroppo però pochi nei magazzini europei, e purtroppo i rifornimenti sono scarsi a causa del problema che avevo menzionato nella pagina principale del canale, sezione community. Se volete andare
a leggerlo, quindi se volete prenderlo, e ripeto, lo consiglio perché mi è piaciuto tantissimo, oltre al suo prezzo, vi conviene andare subito sotto nella descrizione del video o cliccare qui